Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, con una build molto particolare presentata da una nostra vecchia conoscenza del canale, Massimo Patruno, meglio noto con il nickname Maz Yuzam, per un archetipo combo molto noto nel formato. In un color pie, quello azzurro solitamente inclina al controllo, grazie a una creatura del passato molto strana, quasi bizzarra nel suo ruling, gettiamo le basi per un archetipo tanto potente quanto rapido nella sua esecuzione, tanto da lasciare di stucco anche gli avversari più scafati. A questo mago affiancheremo delle carte che saranno in grado di interagire, praticamente all'infinito, con le sue abilità, generando dalle chiusure dal nulla, che ci porteranno a vincere anche non passando necessariamente dalla combat, come ama fare il nostro deck builder, con questa e tante altre build presentate sul canale. Questa volta vi parleremo di Cephalid Breakfast. Già nelle premesse abbiamo accennato alla capacità di questa particolare creatura, Cephalid Illusionist, qui in 4x, di generare una chiusura dal nulla, ma il come riuscire appare tutt'altro che intuitivo, anche solo leggendo le prime abilità di questo strano mago, chiave del nostro gameplan. Si riesce a sfruttare il suo ruling, che attiva il nostro automill, in primis con un'altra creatura del passato, Nomads and Core, in 3x, con la sua abilità, che non costa mana, ci permette di bersagliare all'infinito l'illusionista, così da permetterci una chiusura dal nulla grazie a una terza fondamentale creatura, Tassas Oracle, in 1x. Ormai questa carta la dovreste conoscere, visto che sta alla base di molte delle chiusure del formato, ma non è l'unico modo di chiudere i giochi, visto quali minacce e interazioni sono presenti nel Legacy. Qui ci sono altri modi per venire a capo della partita. Di certo, per la chiusura, ma anche per attivare qualche protezione al nostro piano, useremo con profitto Trena Cormobea, che grazie alla capacità di entrare in campo se vanno nel cimitero, ci offrono bersagli papabili una volta innescato il loop del nostro mago Cephalid. Come ulteriore assicurazione per le nostre vittorie nel caso la combo venisse impedita, ci affidiamo a 4 Sworn for Mystic, per un piano equipaggiamento solido ed efficace, che ci porta a chiudere di danni con avversari incapaci di interagire con questa modalità poco ortodossa ma pur sempre funzionale. Con il piano ipotizzato dal comparto creatura che punta al sodo con pochi pezzi specifici, è chiaro che buona parte del mazzo si deve preoccupare di proteggere la chiusura principale, oltre che a renderla attuabile, visto l'approccio all-in di questo mazzo. Al fine di trovare i pezzi chiave del mazzo al momento giusto, ci affidiamo al meglio dei cantrip in circolazione, con 4 Brainstorm e 4 Ponder, per darci la giusta consistenza, in un mix di creature, magie e terre necessario per avviare presto e bene la nostra combo. Per proteggere dalle interazioni nemiche il piano principale, ci affidiamo a una serie di counter, con ben 3 Days, 4 Force of Will e un Flutterstorm, così da reggere anche gli avversari più ostici, che non vedono l'ora di mandarci all'aria la vittoria. Non possono poi mancare 2 tech che sfruttano al meglio in Acromobea, un Cabal Therapy per rimuovere carte problematiche in mano al nemico e un Dread Return, utile a rianimare il nostro Tassas Oracle una volta gettato nel cimitero tutto il nostro grimorio. All'appello manca un'altra magia fondamentale per gli scopi del mazzo, Step Through in 2x, utile per la sua abilità Ciclomago, perfetta per tutorare sia Cephalid Illusionist per concretizzare la combo, sia Tassas Oracle, così da castarlo evitando di passare dal cimitero in barba al late che il nemico ci potrebbe propinare. Fin qui vi abbiamo spiegato il contesto della lista e la sua capacità di chiudere con l'automill, ma c'è un altro modo per chiudere, grazie ad alcuni equipaggiamenti gentilmente offerti da Stonetroll Mystic, che si prodigherà a trovarli nel grimorio per uscire da situazioni scomode. Una prima scelta cade su un Kandra Complete, che con la sua indistruttibilità, unita al costo di equipaggiamento ridotto grazie all'Artefice Core, ci dà modo di trasformare un misero orbitante in uno schiacciasassi con gli steroidi, senza contare che è comunque un'arma vivente, e da sola può dire la sua. Abbiamo però un altro equipaggiamento, Shuko, qui in 3x, che ben si incastra con il nostro piano combo, visto che bersaglierà, anche lui a costo zero, il mago Cephalide, al centro del nostro folle piano di vittoria, rendendo così ancora più solido e versatile l'intero mazzo. Fin qui appare chiaro che questa lista è ben congegnata per stare al passo con l'enorme hate presente nel formato, ma è bene essere previdenti e sfoderare ogni misura possibile per tutelare la nostra chiusura principale dalle mestizie avversarie, soprattutto quelle a velocità istantaneo. Per questo motivo ci dotiamo di ben 3 Teferi Time Reveler per garantirci il silenzio del nemico nel nostro turno, o banalmente la possibilità di giocare nel suo, anche con carte non in grado di farlo normalmente, per un boost potenziale di efficacia enorme nel giusto contesto.
Raccogliendo le esigenze di una build variegata che ha molti modi per castare in modo alternativo le sue magie, ma necessita di un setup ben specifico, è chiaro che la mana base deve tenere conto della natura del mazzo e delle sue esigenze. Abbiamo in primis un'alta concentrazione di fetch con 4 Flooded Stand, un Marsh Flats, un Mystic Rainforest e 2 Polluted Delta, utili per avere il blu e il bianco ed eventualmente il nero, nel caso il piano principale non andasse subito in porto. Con il supporto di una serie di Dual Land, con 3 Tundra e 2 Underground Sea, cerchiamo di venire incontro alle esigenze variegate del mazzo, prediligendo il blu alla base delle nostre interazioni e non solo, senza però disdegnare gli altri colori. Come protezione al LED di una mana base così articolata avremo 2 isole e una pianura, il minimo sindacale insomma, ma più che sufficiente per avere i colori necessari sia per la chiusura combo sia per gli altri piani di gioco alternativi. Infine, come ulteriore tutore per uno dei pezzi della combo abbiamo 3 Urza Saga, perfetti per le Shuko presenti nel mazzo, ma anche per produrre costrutti, utili per rinforzare il piano agro come alternativa per vederci salire sul carro dei vincitori. Visto il gameplay presente in questo archetipo che offre già di base una serie di soluzioni ai problemi noti nel formato, la Cyborg si dovrà concentrare solo su alcune situazioni specifiche, non facilmente arginabili con il comparto di risposte presenti tra le 60. Come elementi tutorabili della Urza Saga inseriamo un Conjured Bubble e un Healing Spellbomb, che possono proteggere la chiusura di Thassa's Oracle o impedire che qualcosa di scomodo riemerga dal cimitero del nemico, mandando all'aria i nostri piani. Come rinforzo al nostro comparto counter aggiungeremo un Flutterstorm e 2 Force of Negation per arricchire la lista di risposte valide nel caso ci dovessimo scontrare con avversari particolarmente agguerriti sotto questo punto di vista. Per un panorama di rimozioni più ampio che riesca a coprire meglio permanenti di tipo diverso avremo a disposizione 3 Prismatic Ending, 2 Serenity e 3 Sword to Blushers, così da coprire a seconda dell'avversario meglio le minacce peggiori al nostro gameplay estremo. Infine, per carte poco note o combo particolarmente difficili da contrastare, avremo a disposizione gli ormai onnipresenti Surgical Extraction in 2x, come parafulmina tutto quello che di insolito potrebbe spuntare dal nulla in questo formato in continuo fermento. Il percorso che ha portato il nostro Max Yuzam a cimentarsi nella costruzione e messa in campo di questo Cephalid Breakfast parte in realtà dall'esperienza accumulata con un'altra build combo, Ops All Spell, che abbiamo avuto modo di trattare sul canale con un altro dei nostri primer. Ci sono alcuni punti in comune, a partire dalla chiusura principale attraverso l'automill, ma le differenze e soprattutto la solidità dell'azione sono decisamente maggiori in questo archetipo, che tra i più noti del formato, oltre a dare un'ottima resa in campo. I motivi sono almeno 2, il primo, forse più importante, è legato alla sua capacità di chiudere in maniere anche molto diverse tra loro, grazie al connubio del piano combo con quello legato agli equipaggiamenti. Il secondo, forse quello meno evidente, è collegato al suo meccanismo di automill. A differenza del suo cugino senza terre, qui abbiamo la possibilità di effettuare un automill incrementale, con 3 carte alla volta, per ogni attivazione del nostro mago Cephalid, permettendoci di reagire meglio alle intemperanze del nemico, che in agguato potrebbe rovinarci la festa. Questo aspetto, unito a una serie di scelte di design, fanno di questo Cephalid Breakfast un archetipo di tutto rispetto, a patto di studiarne ogni sfumatura, come è giusto fare per un mazzo mai banale nella sua conduzione, così come per le sue chiusure. Giocare questo Cephalid Breakfast non è certo uno scherzo e il nostro massimo patruno al secolo Max Yuzam si è impegnato parecchio a limare i vari aspetti, capendo nel dettaglio come reagire alle repliche dell'opponente, proponendo un game plan sempre accorto. Il fatto di avere già tra le 60 due chiusure potenziali flessibili nella loro attuazione grazie alla natura su cui si basa la nostra combo principale è chiaro che ci dà un vantaggio enorme verso certi archetipi che potrebbero non essere pronti a gestire questo cambio di passo in corsa. Anche una combo B opportunamente equipaggiata può risultare una nemesi per il nemico, quindi l'imprevedibilità e la capacità di leggere la partita saranno le nostre armi migliori, rendendo però la guida di questo mazzo mai scontato. Ci sono poi alcune chicche come Conjurer's Bubble, da usare in risposta anche a Fire Macabre per scongiurare un hate sempre difficile da contrastare, o Cabal Therapy, ora presente in 2x, fondamentale nel meta attuale, che vi danno vie di fuga alle nostre partite, quando ormai l'opponente è certo di avervi fermato. Insomma, non di sola combo si nutrono le chiusure di questo Cephalid Breakfast e solo con il tempo, l'esercizio e la pazienza avrete modo di dominare i campi del Legacy con questo archetipo sempre verde, che nel formato ha saputo ritagliarsi una fetta di estimatori. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questa lista si posiziona nel Megata Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i Z-Delver non siamo in una situazione ideale, ma ci sono alcuni accorgimenti come Butter School che aiutano a recuperare punti vita prendendo fiato rispetto alla sua race, mentre con carte come il Oris Charm si riesce a proteggere la nostra chiusura al meglio. Verso Mono Red Stompy abbiamo qualche difficoltà, ma qui ci possono aiutare le risposte specifiche presenti nella Cyborg che migliorano il match quanto basta per raddrizzare la situazione in nostro favore.
Verso gli archetipi a base Reanimator è bene tenere mani protette con questi mazzi, principalmente per via del suo piano scartini. Qui ci viene in soccorso il piano combo, che riesce ad essere più veloce di una sua eventuale chiusura. Il resto del meta, vista la capacità trasformativa del mazzo, si riesce a gestire o perché abbiamo via libera per un piano agro o perché il nostro avversario non ha risposte per frenare la nostra combo, con una cyborg sempre pronta a migliorare uno dei due piani a seconda dell'avversario. Con un archetipo così complesso e specifico come questo Cephalic Breakfast, per Max Uzam non è certo facile prevedere degli aggiustamenti all'impianto principale, se non qualche piccolo correttivo qua e là per adattare al meta del momento la sua lista. La prima variazione significativa è Orims Chant, che è entrato in 2 per nel mazzo, come risposta ad archetipi con una forte componente di interazione o che si basano sulla combat phase, che noi non disdegniamo certo, ma che ci vede in difficoltà se sviluppata troppo presto dal nemico. Anche Butter School Decide è entrato come rinforzo a piano agro, rifornendoci di preziosi punti vita, in particolare contro Wizard Delver e in generale i mazzi aggressivi, che metterebbero in crisi il piano combo, con il loro mix di creature e interazioni. Un'altra variazione sul tema passa per Aered Vial, tutorabile grazie alle nostre Urza Saga, che sinergizza al meglio con le nostre creature, dandoci modo di metterle in campo istantaneamente, proteggendole anche dai counter a discapito delle Shuko, che per la loro natura di equipaggiamenti possono solo innescare la combo a velocità stregoneria. Come vedete si tratta di qualche leggera limatura, che solo qualche carta veramente potente, magari degli equipaggiamenti, può rimescolare il contesto di questa lista, più che solida, anche rispetto ai grandi mutamenti che ha subito negli ultimi tempi questo formato old school. Eccoci qui al termine di questa articolata analisi. Ringraziamo Massimo Patruno, o meglio Max Uzan, per averci guidato alla scoperta di un archetipo storico del Legacy, che ha saputo adattarsi e reinventarsi, sempre uguale, ma sempre diverso a se stesso. Se vi interessa un archetipo combo, che sia però capace di reinventarsi e anche di chiudere senza scomodare le tech principali, questo Cephalic Breakfast potrebbe farlo a caso vostro. Dovete solo mettere in conto di impegnarvi a conoscerne i vari aspetti per dominarne appieno tutto il suo potenziale. E se volete partecipare a un futuro Legacy e Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.